tutti da Bruno Peppi. Oggi vi parlo di un argomento molto interessante: i giganti nella Bibbia, nel Vecchio Testamento, i Nefilim, popolo del mito ebraico. L'appellativo Nefilim, presente nell'Antico Testamento Torah in diversi libri non canonici del giudaismo e in antichi scritti cristiani, si riferisce ad un popolo che sarebbe stato presente sulla terra al tempo dell'incrocio tra i figli del vero Dio e le figlie degli uomini. Con l'espressione i figli del vero Dio si intende una parte di quegli angeli che si sono ribellati insieme a Lucifero. Avere rapporti con le figlie degli uomini era contro la natura e i rapporti con le donne umane sarebbero stati guidati solo dalla loro perversione, come narra il racconto biblico. Il termine utilizzato anche riguardo ai giganti che abitavano la terra di Canaan, numeri 13-33, e trova indirettamente riscontro in Ezechiele 32-27, che li riferisce ai guerrieri filistei morti. Il nome nella Bibbia, la parola Nefilim viene spesso tradotta come giganti o titani, mentre in altre traduzioni si preferisce mantenere il termine Nefilim. La radice dunque più accreditata è l'aramaica Nafil, che significa letteralmente giganti. A tal proposito molti studiosi sostengono che la radice Nefil si riferisca alla costellazione di Orione. Il termine Nefilim sarebbe quindi il plurale di Nefila. Come dice la Bibbia, i giganti erano inizialmente esseri umani. Altri studiosi, come il teologo americano Charles Caldwell Ray, sostengono che la radice etimologica di Nefilim sia cadere, ossia cadere su di altri, dovuto al fatto che sarebbero stati uomini dalla forza inusitata. In ogni caso, secondo Ray, non erano la prole di quei matrimoni dai quali sarebbero nati eroi o uomini famosi. Alcune versioni parlano di eroi famosi, guerrieri caduti o ancora angeli caduti. Un'ennesima traduzione potrebbe essere quelli che sono precipitati, giacché il nome deriva dalla radice semitica Nefal, che significa appunto cadere. I riferimenti biblici. Nella Genesi 6:1-8 si legge: quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacque l'orolo delle figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli a loro scelta. Allora il Signore disse: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. C'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli. Sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi. Genesi 6:1-8, versione CEI 2008. L'interpretazione cristiana. I primi apologisti cristiani, come Tertulliano e soprattutto Lattanzio, accolsero l'idea, presente chiaramente nel libro di Enoch e negli scritti a esso correlati, che i figli di Dio, i Benei Elohim, figli degli dei, fossero gli angeli caduti, come sembra alludere anche il passo della Genesi. Tuttavia, in seguito Giulio Africano e Agostino di Ippona condannarono l'idea che i cosiddetti figli di Dio potessero essere angeli. Nella città di Dio, i figli di Dio sono fatti divenire i discendenti di Set. Altri suggeriscono che i figli di Dio in realtà fossero personaggi storici del passato, completamente umani, divinizzati dalla tradizione orale. I figli di Dio sono quindi individuati come i discendenti di Set, mentre i figli degli uomini come i discendenti di Caino. A conforto di questa ipotesi si richiama il fatto che lo scopo del diluvio universale inviato da Dio era quello di spezzare via dalla terra quei Nefilim che si erano resi così orgogliosi e depravati ai tempi di Noè.
L'idea che esseri divini possano accoppiarsi con umani risulta controversa, specialmente tra molti cristiani che, citando un'interpretazione degli insegnamenti di Gesù nel Vangelo di Matteo, affermano che gli angeli non si sposano, sebbene questo sia un concetto estrapolato dal contesto del verso, perché in Luca Gesù afferma che i risuscitati non si sposano nel cielo, ma sono come angeli. In questa ipotesi però resta inspiegato di come sia possibile che dall'unione tra i figli di Dio e le figlie degli uomini possano nascere dei giganti, che tra l'altro ricompaiono anche dopo il diluvio, dove vengono specificate anche le loro dimensioni. Amen. Benedizioni a tutti, siamo arrivati alla fine di questo video della serie dedicata ai giganti del Vecchio Testamento. Grazie per avermi seguito in questo breve video dedicato ai giganti della Bibbia del Vecchio Testamento. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Seguitemi e mi raccomando, iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi. Se avete domande o suggerimenti, scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook, sulla mia pagina di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Saluti a tutti e arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video. Grazie.